Chi controlla la Spezia controlla l'universo. Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti, finalmente ci siamo, è successo, questa sera scoprirete cos'è il potere del deserto e è contenuto in questa live che ho realizzato in collaborazione con il mio amico The Prince, una live che a mio dire, credetemi sulla parola, sarà particolarmente speziata e la speranza è che quando calerà il sipario, quando questa live terminerà, qualcuno tra di voi magari incuriosito su ciò che verrà discusso, ciò su cui noi parleremo, ovviamente in maniera abbastanza approfondita, vogliamo darvi un'infarinatura generale perché gli argomenti sono veramente tantissimi. Ci auguriamo che vi avvicinerete anche voi a questo universo incredibile, l'universo di Dune che è nato dalla penna di Frank Herbert. Detto ciò, Prince, prego, ti passo il testimone. Ok, mi confermate che mi si sente. Ok, perfetto, meno male, dai, già mi si stava rovinando tutto. Anche perché era ora. Anche perché, ragazzi, vi devo introdurre il nostro ospite speciale della serata. La maggior parte di voi avrà già intuito chi è. Ed è qualcuno che ci ha fatto in realtà l'onore di essere qui con noi stasera. Una persona che in qualche modo e a sua insaputa mi ha accompagnato durante questi ultimi 4 anni, semplicemente con la sua voce, con appunto l'audiolibro di Dune, con un lavoro magistrale che ha fatto su YouTube, ragazzi, avrete già capito di chi sto parlando. Amici e amiche, l'unico, mitico e irripetibile, il Rugo. Salve a tutti, mi sentite? Mi sentite bene? Spero di sì. Innanzitutto grazie a Prince e Melly per avermi invitato, sono veramente contento di essere qui con voi, di parlare di qualcosa che veramente mi fa tantissimo piacere nel condividere con gli altri e con gli appassionati e soprattutto con chi non lo è ancora ma lo diventerà, si spera. Io sono Mattia, su YouTube conosciuto come il Rugo e siamo qui stasera tutti e tre per parlare di Dune in tutte le sue sfaccettature, quindi il libro che io ho. Intanto vi ringrazio per i complimenti, ma io non, non sono una persona che insomma ha una così alta stima del suo lavoro, ma sono veramente contento di sapere che tanta gente lo ha trovato utile per avvicinarsi a Dune e, e niente, quindi scusate se sono un po' emozionato, è la prima volta per me partecipare ad una live con altre persone, condividere una cosa che per tanto tempo è stata solo mia, no? Non avevo una cerchia di persone con cui parlare di Dune, quindi vabbè, sto già parlando troppo, quindi vi ripasso subito il testimone, ma ci tenevo a ringraziare voi e soprattutto la gente in chat e la gente che sul canale ha dimostrato di essere tanto presente. Grazie a tutti. Oh, grazie mille delle tue parole, caro Rugo, grazie anche a Mr. Melifluo. E siccome mi dite che finalmente mi sentite, lasciatemi introdurre questa live propriamente perché pensavo mi stesse ascoltando, invece ho visto di no, purtroppo. E quindi vi dicevo, sono veramente contento, sono veramente onorato di potervi portare questo contenuto. Per una persona come me che è cresciuta praticamente a pane e dune, veramente
mi è stato inculcato proprio questo universo fin da piccolo con tutto quello che ne consegue, quindi non sempre nella maniera giusta, cioè sono cresciuto praticamente col film di Lynch pensando che appunto la roba dei moduli stranianti fosse canon, ma forse alcuni di voi non sanno nemmeno bene a che cosa mi riferisco, perché ragazzi questa è una live comunque aperta a tutti, a chi magari ci si sta solo approcciando per la prima volta, vuole saperne di più, ma questo non è affatto un problema perché ne parleremo a 360 gradi, spazieremo dai romanzi dell'autore Frank Herbert fino ovviamente ai vari adattamenti cinematografici, il già citato Dune dell'84 di David Lynch, fino al recentissimo Dune parte 1 e parte 2 di Denis Villeneuve e ovviamente fino al nostro amato mondo videoludico dei videogiochi. Quindi ragazzi io passerei alla live vera e propria, ma prima di farlo gli overlay che state vedendo e quello che state per vedere, che lasciatemelo dire sono una figata, sono a cura del nostro Mr. Mellifluo, per cui lo voglio veramente ringraziare di cuore. Detto questo, iniziamo. Un attimo che caricano le loro immagini. Potere del deserto, eccoci. Eccoci finalmente. Allora, Eccoci qua, siamo finalmente, tutti qui, veramente. tutti insieme, tutti riuniti appassionatamente. Be like Kaifa proprio, be like Kaifa. Finalmente, Be like Kaifa. finalmente. Allora, ops. bene, grazie Scusate. ancora, grazie ancora a tutti ragazzi su questa cornice di Dune in Microsoft Flight Simulator, che è quello che state vedendo. Vi andremo un pochino a esporre quelli che sono gli argomenti, ve li ho già detti per sommi capi, però ci avvarremo anche delle apposite slide preparate appunto da Mr. Mellifluo. Ha fatto tipo l'80% del lavoro, a me piace pensare di aver contribuito in minima parte. Ma Allora, già comunque, che metti a disposizione il canale, quindi è già tanto, dai. però per consegnarvi questa live in modo appropriato vorrei sapere anche un attimino qual è il vostro grado di conoscenza dell'opera di Herbert, sia per quanto riguarda appunto i romanzi, sia per quanto riguarda i film, videogiochi, insomma tutto quello che è Dune, che ha a che vedere con Dune. Per cui mentre magari Mr. Mellifluo vi intrattiene, parla un pochettino con voi, io andrei ad avviare il sondaggio. Niente, allora sì, ve l'ho chiesto pure prima in chat. Qualcuno ha detto che proprio grazie a Mattia, grazie a Rugo, ha visto insomma quello che ha ascoltato, che a mio dire, l'ha detto anche prima The Prince, è un lavoro veramente allucinante. Io ti chiedo, Mattia, un attimo, ma tu quanto tempo hai impiegato, quante ore hai speso per creare un'opera di questo genere? Tra l'altro un'opera no profit, la potete andare a vedere adesso, anzi io vi chiedo veramente, vi supplico, a fine live iniziate ad ascoltare. Tra l'altro poi, Mattia, permettimi, c'è veramente una voce incredibile, è un lavoro incredibile a livello tecnico, a livello sonoro proprio, cioè è proprio il non plus ultra che un fan di Dune potrebbe desiderare, insomma. E intanto Melli ti ringrazio. E quanto hai impiegato? La prima risposta, vuoi la risposta corta o quella un po' più lunga? La risposta Io corta credo che per ragioni tecniche cerchiamo di fare una via di mezzo, dai, una Sì, risposta sì. media, riesci? Sì, come no. Sicuramente tante ore, ma perché semplicemente il primo libro, Dune, chi lo possiede, chi lo ha visto lo sa, è insomma un bel mattoncino. E quindi leggere tutto quanto il libro, penso in totale mi sia costato una ventina di ore, a cui bisogna aggiungere poi altrettante minimo di editing, tagli, retake, perché magari sai sbagli a leggere qualcosa e devi rifare. Quindi sì, in totale penso complessivamente sulla quarantina di ore il primo libro. E adesso stiamo registrando il secondo, Messia di Dune. Mamma Ottimo. mia, non vedo l'ora pure io di ascoltarlo, cioè, raccontato da te, è veramente un bijou proprio. E allora, vorrei fare un'altra domanda a Mattia, il nostro Rugo nazionale, il nostro imperatore dell'universo conosciuto. Ehi, vabbè. Ti voglio chiedere, Attenzione.
ti voglio chiedere, poi racconteremo anche io personalmente e anche Prince come ci siamo avvicinati al mondo di Dune, ma tu come hai letto il libro da ragazzo, magari appassionato di fantascienza, magari te l'ha consigliato qualche tuo amico, raccontaci un po'. Allora, sì, in realtà ho letto il libro, avevo 17-18 anni, adesso ne ho quasi 30 tra qualche mese e ero già appassionato di fantascienza, quindi sai, avevo letto Asimov, avevo letto i grandi classici, diciamo, della Sì. fantascienza, però Dune, devo dire la verità, non mi era mai nemmeno passato davanti, sai, nemmeno per sentito dire. Mm. E solo che in quel periodo, sai, il periodo delle superiori, io avevo questo vizio di... Stavo su Wikipedia per altri motivi e poi iniziavo collegamento, 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 collegamento e andavo a finire su pagine che non c'entravano niente con quella da cui ero partito, no? Come un po' E tutti. così, sì, sì, e così sono arrivato a Dune. Non mi ricordo nemmeno che collegamenti ho fatto. Fatto sta che leggendo la trama di Dune su Wikipedia, solo l'inizio della trama, lessi una decina di righe e dissi ok, basta, non devo leggere più perché altrimenti mi rovino, questo è un libro che va letto. E così l'ho recuperato. E da là è stato amore, cioè chi mi conosce nella vita reale lo sa che io sono ossessionato da Dune. È veramente una grossa fetta della mia, diciamo, crescita come lettore, ma anche adolescenziale, perché per tanti versi mi ha aiutato anche a sviluppare l'uomo che sono diventato adesso a 30 anni, quando ai tempi ne avevo 17. Quindi ci sono arrivato per vie strane, diciamo, però Ottimo, beh, ci sono arrivato, meno male. anch'io, cioè, Hai se vogliamo- seguito un sentiero dorato quasi, in un certo senso, no? Sì, sì, un po' nascosto, però. Beh, ognuno ci è arrivato a modo suo, l'importante è che ci siamo arrivati, direi. E allora, detto ciò, andrei a introdurvi le slide e ragazzi, la prima slide che introdurrà appunto il primo argomento non poteva essere altra che quella che ci parla, ci introduce il personaggio chiave dell'opera, ovvero Sì. il suo autore. Ladies and gentlemen, il signor Frank Herbert. Facciamo un applauso. È lui? Oh no, 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 non è lui, applauso, vai. Applauso. Eccolo qua, facciamone un altro ancora. Ebbene sì, Grand'uomo, grand'uomo. Grand'uomo, signor Frank grandemente, Herbert. grande visionario direi. Assolutamente sì. Ci ha visto Assolutamente molto, sì. Sicuramente. ci ha visto molto lungo, non solo per l'opera, ma soprattutto per i temi trattati. Cioè, ragazzi. E allora, signor Mr. Mellifluo, se ti andasse di leggere la slide, poi magari l'approfondiamo. Certo, certo. Allora, ragazzi, iniziamo a capire chi è Herbert. Dobbiamo capire un attimo la chiave di volta di tutto questo discorso allucinante, speziato, ecco. Intanto Herbert, come potete ben leggere, spero che se avete qualche difficoltà sulla leggibilità, vi chiedo di mettere la live a tutto schermo. Allora, Esatto, quindi grazie. Herbert è stato uno scrittore di fantascienza statunitense. Lui nasce a Tacoma, a Washington, Esatto. e viene acclamato da critica e pubblico e riesce ad ottenere da entrambi un successo di livello mondiale, che all'epoca era una cosa anche abbastanza complicata, se considerate che Dune, il primo romanzo di Dune, è un libro del 1965. Epoca in cui la 64, ti fantascienza... faccio una specificazione, in realtà forse è una cosa Sì. che non sai. Lui ha cominciato a scrivere nel 64 e Mm. quello che poi è diventato Dune inizialmente non era un'opera completa, è stata diciamo così pubblicata per parte su una rivista di fantascienza dell'epoca che si chiamava Analog. Dopodiché solo Sì. nel 65 è stato messo tutto insieme ed è nato poi Dune, che è stato il romanzo che gli ha conferito diversi premi. Sì, due premi infatti. E per quanto sì, Dune sia il primo romanzo che Prince ci ha fatto questa specifica, non è effettivamente del 65, però a livello ufficiale è questa la data. Lui ha realizzato altri 5 libri che completano appunto il ciclo di Dune. Poi vedremo una cosa, in realtà non sono 6, ma sono ben 8. Poi ne parleremo pure con Mattia, con il Rugo, che ci dirà che cosa ne pensa degli altri 2. Sicuramente.
C'è tanto da dire, c'è tanto da C'è dire. tanto da dire. E quindi ci sono temi veramente molto complessi all'interno di Dune, sia nel primo romanzo che proprio nel ciclo effettivo. Si parla della sopravvivenza umana, dell'evoluzione, dell'ecologia, della religione e di questo binomio tra politica e potere. È molto Vedremo altro poi ancora, questi sono solo i temi molto altro principali. ancora, certo, certamente. Vedremo che c'è all'interno di Dune una sottospecie di gioco politico continuo nel corso dei secoli, all'interno appunto di questa cornice che è l'Ensrad, ma sto andando un po' troppo avanti. Rimaniamo Troppo avanti. a parlare di Herbert. Herbert viene Facile premiato. Herbert. Esatto, assolutamente sì. Herbert viene premiato con 2 premi. Il premio Nebula, che viene assegnato da una giuria che si chiama l'SFWA, che è la Science Fiction e Fantasy Writers of America, che ha sede in Enfield, nel Connecticut, che è nel Nord America, che è un'organizzazione no profit che ha alcuni autori di poco conto. Ve ne leggo qualcuno dei miei appunti. Addirittura. Isaac Asimov, Ah, il beh. ciclo dei L'ho robot, sentito, l'uomo l'ho bicentenario, dei Nomi, romanzetti. insomma, Sì. William Gibson, Neuromante, Johnny Mnemonico, Neil Gaiman o Gaiman, The Sandman, American Gods. Tra l'altro andate a recuperare la serie TV su Netflix di Sandman, che è veramente molto bella. E poi c'è un signore che io non l'ho mai sentito nominare, un certo George R.R. Martin, il creatore appunto delle cronache Scrittore degli di Angeli nuovo. del Fuoco. Non ti è nuovo. persona che tra l'altro, piccola parentesi, deve tanto a Dune, ma vabbè, ci sarà modo di Ne parleremo. dire anche questo. E infine viene premiato, oltre con il premio Nebula, viene premiato con il premio Ugo. Rispettivamente il premio Nebula lo riceve nel 65, quindi praticamente a ridosso della pubblicazione del primo romanzo. Poi il premio Nebula lo riceve scusate, il premio Ugo lo riceve nel 66. Ci sono 2 differenze. Il premio Nebula è un premio fatto da una giuria di effettivi scrittori, quindi è un premio che ha un certo peso. Mentre il premio Ugo, che è un premio che viene assegnato sotto una base legata al gusto popolare, insomma, dei lettori di un determinato romanzo che viene premiato, appunto. Tra l'altro, questo premio Ugo è basato su un signore chiamato Hugo Gernsback, che nel 1926 fonda una rivista chiamata Amazing Stories, che tra l'altro adesso non esce più da quasi 2 decadi, che viene definita la prima rivista di fantascienza al mondo. Pensa un E po'. vi ricordo anche che Gernsback, insieme a H.G. Wells, scusatemi, Altro e le nome emozioni, che forse avrete sentito da qualche altro nome, parte. Capostipite della alcune fantascienza. opere minori, La guerra dei mondi, La macchina del tempo, L'uomo invisibile, e insieme al Jules Verne, che è il creatore appunto del Giro del mondo in 80 giorni, Viaggio al centro della Terra, 20.000 leghe sotto i mari, sono i padri ritenuti universalmente della fantascienza per come la conosciamo oggi, insomma. Quindi è una cosa è chiara e credo cristallina. Qui veramente, di tutti questi nomi che abbiamo fatto, Herbert per me, e penso che per gli ospiti qui presenti, si erge proprio nell'Olimpo tra gli autori forse più eclettici e più completi, ma ne parleremo. Io penso che questa introduzione sia stata di vostro gradimento. Più che Penso che esaustiva, oserei dire anche. Sì, sì. Tra l'altro tu Sì, hai scritto credo- lì alla fine, è considerata una tra le migliori opere di fantascienza epica mai scritte Esatto. e rimane certamente una delle più popolari. Ma Esattamente aggiungerei sì. che è anche l'opera di fantascienza ad oggi più venduta al mondo. Cioè detiene il record di vendite per i romanzi di Vorrei anche fantascienza. Sì, sì, sì. Quindi voglio dire, un Assolutamente dettaglio da non trascurare assolutamente. E sì, qui parliamo veramente di un uomo che è stato in grado di creare la fantascienza per come la conosciamo oggi. Assolutamente sì. esatto. La fantascienza moderna, oserei dire. Fantascienza moderna, sì, quella contemporanea, certo.
E poi ha avuto i suoi, diciamo, ha avuto le sue ispirazioni anche in generi che non riguardano nemmeno la fantascienza, perché Dune si è veramente diffuso a macchia d'olio nell'immaginario collettivo anche fuori dalla fantascienza. Cioè ci sono citazioni di Dune buttate lì in cose insospettabili, e anche nel fantasy, come dicevo prima, George R. Martin ha più volte ammesso di essere un fan dell'universo di Herbert e di aver preso ispirazione da Dune per scrivere anche le cronache del ghiaccio e del fuoco, quindi anche fuori dalla fantascienza. Immaginate solamente. E poi, tra l'altro, non so se lo sapete, ma tra l'altro, Rugo, tu mi dicevi che sei un giornalista in qualche modo, giusto? Un reporter. Sì, diciamo, la mia figura è quella di fotoreporter, che poi vuol dire tutto e niente alla fine, però sì, diciamo. Te lo chiedo perché non so se sai che anche Herbert era un giornalista. In realtà è stato proprio Sì. il suo lavoro a farlo approcciare alla scrittura e al concepimento di Dune, perché quando lui stava lavorando come freelancer, come giornalista, gli venne assegnato praticamente un incarico, un lavoro a Florence, nell'Oregon. Praticamente c'era questa cittadina che era assediata o comunque minacciata da queste enormi dune di sabbia, che insomma, una cosa che lui non aveva mai visto. L'hanno impattato così tanto da farlo un attimino interessare, da fargli indagare sui vari fenomeni di desertificazione nel resto del mondo. E lì si è fatto questa cultura, insomma, su appunto sulla questione desertica, sulle culture medio orientali, tribù, insomma, beduine, i Tuareg, che poi saranno il popolo a cui sono ispirati Fremen, e via dicendo. E da lì, tra l'altro, ha preso coscienza di una cosa molto importante che diventerà uno degli elementi chiave, nonché tema principale di Dune, che è la finitezza delle risorse. Perché Herbert iniziò a scrivere il romanzo più che altro perché, proprio come spirito di coscienza da giornalista, era altamente allarmato dalla consapevolezza che delle risorse che oggigiorno diamo per scontate, come possono essere l'acqua ed altre, ma in particolare l'acqua, non ci saranno per sempre, assolutamente. Quindi uno dei suoi ricorsi, uno dei suoi modi per rendere partecipe appunto la popolazione, i lettori, di questo allarme, di questo allarmismo impellente, è stato proprio il voler scrivere un qualcosa che poi è diventato il romanzo che tutti noi oggi conosciamo e amiamo. Quindi in un certo qual senso era una sorta di precursore di Greta Thunberg, Frank Herbert. Sì, si può dire così. Io direi tutto il contrario. Questo è tutto scritto nel primo libro, nella premessa del primo libro di Dune. Esatto. C'è lui che racconta. Tra l'altro mi è sempre piaciuta tantissimo, per ricollegarmi all'argomento, mi è sempre piaciuta tantissimo la dedica che lui fa nel primo libro. Hai visto all'inizio dei libri c'è la frase "a mio padre, a mia madre", eccetera. Sì. E nel primo libro, adesso non me la ricordo proprio a memoria, ma lui lo dedica Dune a tutti coloro che si occupano di desertificazione nel passato e nel futuro, a tutti quelli che si occuperanno di frenare la desertificazione. Beh, direi che è una cosa che mi ha sempre colpito veramente. Direi tanta roba. Tra l'altro, se non ci diamo una regolata, noi proprio come esseri umani, mi sa che il nostro futuro non sarà poi così dissimile. Ci aspetta un argomento altrettanto succoso, altrettanto da sviscerare nei dettagli, per cui direi di proseguire e andiamo a parlare, ragazzi, della sostanza del ciclo di Dune. Allora, quindi tutto quello che vedete qui è praticamente tutto ciò che esiste, che è stato prodotto, la ciccia proprio, la ciccia vera su quest'opera. Beh, vuoi parlarcene sempre tu, signor Mellifluo, visto che è stato a cura tua? Sì, certo. Ve ne parlo io con molto più piacere. Poi ovviamente ci saranno dei momenti in cui, se volete, penso forse più il Rugo che ha una conoscenza, penso anche forse
più ampia, vede più vie possibili, a differenza di noi due qui presenti. Vede diversi futuri. Esatto. Allora, ragazzi, Fortunatamente prestatemi. Fortunatamente? Fortunatamente no, dico, cioè se fosse così sarebbe un problema, però sì, insomma, sui libri qualcosina ce l'ho chiara, mettiamola così. Ok. Premettiamo solo che, insomma, il ciclo originale, quello scritto da Herbert, si avvale di praticamente 6 produzioni, 6 romanzi, più Esatto. altri 2, tra virgolette, e poi gli altri sono stati scritti dal figlio in collaborazione con Kevin J. Anderson. Vai, Melli. Allora, ragazzi, questa slide che state vedendo vi spiega quello che è il ciclo di Dune nel suo ordine cronologico, non nel suo ordine di pubblicazione. Come diceva appunto The Prince, i primi 6 romanzi che vedete scritti qui in questa slide, quindi Dune nel 1966, Dune Messia nel 1969, I figli di Dune nel 1977, Imperatore Dio di Dune nel 1981, che è il mio preferito, e poi abbiamo Gli eretici di Dune del 1984, La rifondazione di Dune del 1986. Sono effettivamente i 6 romanzi che Herbert ha scritto lui di sana pianta nella sua Di suo pugno. proprio di suo pugno, La sua cameretta. esatto, mentre gli ultimi 2 che vedete che fanno parte del ciclo esteso sono ad opera di Brian Herbert, il figlio di Frank, e del suo collaboratore e direi più che altro di suo pari, collega Kevin J. Anderson, che fanno parte, e questo qui ve lo dovete schiaffare nella testa, fanno parte del ciclo esteso. Ci sono 2 opere che sono basate, almeno su quanto ci ha raccontato Brian Herbert, su degli appunti che suo padre Frank chiuse all'interno di una cassaforte. Però, in tutta sincerità, il mio consiglio spassionato, e penso anche il consiglio che vi potrebbe dare il Rugo, voi, se siete interessati poi magari a fine live, come abbiamo detto precedentemente, e volete poi leggete i primi 6, poi eventualmente terminate con gli ultimi 2 e leggete una di queste opere derivate. Magari leggete il primo, che letto il primo poi dite no, cioè, perché veramente effettivamente sì. è molto, cioè non è per tutti, diciamo che non è per tutti, ok? Mettiamola così. Poi spero Ok. che vi piaccia, che vi appassioni, però comunque già il primo, ragazzi, non è una lettura facile, niente affatto, e quindi insomma Abbastanza cominciate, impegnativo, sì. però è da leggere, è veramente da leggere, da rileggere, e insomma da amare, veramente. Se vi piace la fantascienza non potrete fare altro che amarlo. Adesso credo che possiamo parlare delle opere derivate. Più che altro vorrei fare, prima di parlare delle opere derivate, una piccola sinossi, ma veramente molto breve, su quelle che sono Sì. le 6 opere principali. Che dite? Avrebbe senso farlo per far capire un po' di... Io direi di fare come prima cosa proprio un'infarinatura di che cosa parla Dune, perché Abbastanza necessario. la maggior parte delle persone qui presenti magari lo sanno per sommi capi, però c'è anche chi non ne sa affatto, per cui ragazzi, in realtà qualche volta mi è capitato che qualcuno mi ha detto sì, ma di che cosa parla Dune? Bella domanda, cioè di che cosa non parla, forse sarebbe più facile, perché Cosa non parla, esattamente. perché comunque c'ha talmente tante di quelle trame e sottotrame che è difficile inquadrarlo un attimino in 2 parole. I temi li abbiamo detti, sono la religione, la guerra, l'ecologia, la politica e molte altre, la predestinazione, ma me ne verrebbero in mente tantissime. Però fondamentalmente, se lo volessimo racchiudere in poche parole, è difficile anche spiegarvelo. Partiamo dal titolo. L'ho fatto io. L'hai Se vai fatto? nella prossima slide, forse magari semplifichiamo la vita ai Vogliamo nostri proseguire amici, così, alle magari nostre tanto amiche. ormai i titoli li hanno letti. Poi quindi magari ci possiamo tornare, tornare. in un secondo momento a parlare delle opere derivate e parlare poi degli altri Va romanzi bene. del ciclo. Allora mi fido. Vai. Il romanzo alla nel prossima dettaglio. Ok, bene. Questo già Eccoci ci qua. aiuta. E questo ci aiuta a fare un quadro un po' della situazione. Si diceva
Sì, anche la sopravvivenza ovviamente, perché il tutto è ambientato principalmente sul pianeta Arrakis. Direte voi, e che è il pianeta Arrakis? È Dune, ragazzi, ovviamente è il nome originale del pianeta Dune. Perché sopravvivenza? Perché è un pianeta desertico, l'acqua non c'è proprio nemmeno col cannocchiale, tranne per chi magari ne ha accesso per diversi motivi. E quindi niente, la sopravvivenza su questo pianeta, non solo per la mancanza di risorse, di cui in primis l'acqua, ma anche perché è proprio un pianeta che ti vuole ammazzare, tipo l'Australia, se vogliamo. Scusatemi il parallelismo. È una Anche grossa per i mostri. Australia. È una grossa Anche Australia. per i mostri. Esatto, che anche ci per i sono mostri. sopra. A parte che ci sono appunto questi enormi vermoni che nuotano nei deserti di sabbia e che come si muove qualcosa ti prendono e ti mangiano a te con i vestiti, con l'auto, con tutto quello che si muove. Ma anche perché poi ci sono delle tempeste tali, le cosiddette tempeste di Coriolis, che sfrecciano non mi ricordo a quanti chilometri orari, che praticamente rovinano qualsivoglia tipo di apparecchiature, di mezzo tecnologico, per cui è anche difficile anche solo sorvolare il pianeta, eccetera, eccetera. Quindi insomma è un pianeta difficilotto da vivere. Pianeta su cui è meglio non andare in vacanza, mettiamola esatto. così. E quindi, tornando al succo della questione di che cosa parla Dune, io vi stavo dicendo, allacciamoci un attimino al titolo dell'opera Dune. Nonostante ci siano dei personaggi più o meno importanti, e forse quello più importante della prima opera è sicuramente Paul Atreides, che nel film, se l'avete visto, quello di Villeneuve, interpretato da Timothée Chalamet, alcuni potrebbero pensare che sia appunto il protagonista dell'opera, ma a me piace pensare che il protagonista vero e proprio sia proprio il pianeta Dune, perché è il luogo dove, intorno al quale gira tutta la vicenda, e per dei motivi piuttosto validi. Che cos'è Dune? Dune è un pianeta. Sì. Dune è un pianeta che ovviamente appartiene al proprio sistema solare ed ha una cosa speciale, oltre al fatto di essere un pianeta alquanto ostile, credo che si sia capito. È l'unico pianeta in tutto l'universo conosciuto, in questo contesto fittizio, no? Perché comunque siamo tipo a 10.000, almeno nella prima opera, 10.191 anni nel futuro, non nostro, ma rispetto a un evento specifico. Specificalo. Della storia di Dune. Per piacere. Ci arriveremo. Ed è quindi praticamente siamo in un futuro lontanissimo, dove in realtà l'umanità è avanzata tecnologicamente a morire, però nonostante ciò la tecnologia in un certo qual senso si è fermata fino a un certo punto, e ci arriveremo anche a questo. L'umanità si è divisa nello spazio, ha viaggiato per vari pianeti, si è insediata in vari sistemi solari, su vari appunto pianeti, si è divisa in un sistema politico feudale, dove al centro c'è un imperatore che li gestisce varie casate, maggiori, minori, e per tornare al fulcro del discorso, però, la cosa più importante all'interno di tutto questo intreccio di casate, di sistema feudale e tutto il resto, c'è il pianeta Dune. Perché c'è il pianeta Dune? Perché c'è una sostanza su questo pianeta che si trova solo qui, ed è la sostanza più preziosa di tutto l'universo, perché è l'unica cosa che permette il viaggio interstellare. Perché, direte voi? E come? Soprattutto, la spezia, esatto, il nostro ISA MK, esatto, la spezia o il melange. Il potere del deserto, quello è il vero potere del deserto. Dovete sapere che Dune è un'altra opera di fantascienza cinematografica dell'inizio degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, che tutti voi sicuramente conoscete, hanno molto in comune, e sto parlando di Terminator. Voi direte, che c'entra Dune con Terminator? Beh, ci arriviamo. Come? Praticamente Dune parte con una premessa, con un prologo, in realtà occulto, perché nel primo romanzo non ne viene fatta grande menzione, ma in realtà in molti anni nel passato, millenni nel passato del primo romanzo, è avvenuto un fenomeno, un evento, per meglio dire, che è noto come Jihad Butleriano, che
rasenta quasi il plagio dell'opera di Terminator. Ma in realtà è un po' il contrario, no? Terminator è venuto È molto il dopo. contrario, ovviamente. Esatto. Sì. Praticamente l'umanità si era evoluta così tanto tecnologicamente da ideare delle intelligenze artificiali tali, così intelligenti, cioè molto più intelligenti di ChatGPT per capirci, tali da arrivare ad avere il sopravvento sulla razza umana, e non solo il sopravvento, l'hanno ridotta praticamente quasi all'estinzione. L'umanità si è salvata, è sopravvissuta per miracolo, e da quel momento in poi ha deciso di bannare del tutto qualsivoglia tipo di intelligenza artificiale. Quindi, dal momento che l'intelligenza artificiale era un qualcosa di essenziale per permettere i viaggi interstellari, capirete bene che in questo sistema feudale sparso per le galassie la cosa si faceva alquanto complicata. Finché non hanno scoperto appunto le proprietà di questa spezia geriatrica, così viene chiamata, ovvero il melange, che è presente solo su Dune, che permette, in seguito a un'esposizione prolungata da parte di insomma, chi sa usarla a dovere, di espandere la mente e di in questo modo tracciare, tramite il raggiungimento appunto di un'intelligenza superiore, delle rotte nello spazio, e quindi permettere senza il supporto tecnologico il viaggio interstellare, quindi l'economia nel sistema galattico di Dune. Dal momento che così stanno le cose, capirete bene che senza Spezia non esiste commercio nello spazio, e quindi è l'elemento più importante, di maggior valore di tutto l'universo conosciuto nell'opera di Dune. Chi controlla la Spezia controlla l'universo. Esatto, nei commenti vedo Isa e Lobby che conoscono bene il jihad butleriano, Omnius e i mondi sincronizzati. Quindi c'è chi ha letto i libri di Brian e Kevin. Sì, mi fa piacere saperlo. Tutto gira intorno a questa spezia e a questo pianeta, perché giustamente è presente solo qui. E quindi c'è una lotta per accaparrarsi questa spezia. E vedete che nei temi abbiamo parlato appunto di tante cose che vi possono sembrare molto attuali, ma se ci pensate, questo ci porta a fare un parallelismo più che evidente con quella che è la lotta al petrolio nei giorni nostri, no? Tra l'altro il pianeta Arrakis, cioè Dune, ricorda tantissimo dei luoghi tipo del Medio Oriente, in particolare l'Iraq, e tra l'altro ci assomiglia pure come nome, no? Iraq, Arrakis. E quindi queste lotte per impossessarsi di questa spezia, di questa, alla fine, moneta, no, di scambio dell'universo, non può fare altro che farci pensare a quello che accade in realtà purtroppo anche nel nostro vero mondo, una sorta di lotta estrema al capitalismo. Certo. Assolutamente sì. E dunque questo è più o meno il succo del discorso. Ora, quando inizia il primo libro e quando inizia praticamente anche il film, sia quello di Lynch che quello di Villeneuve, sul pianeta Arrakis vi è presente una delle principali case maggiori, che è stata incaricata dall'imperatore di andare a estrarre questa spezia per conto suo. E questa casa è quella della famiglia Harkonnen, che è rivale da tempo immemore della famiglia Atreides. Millenni, letteralmente. Esatto. Diciamo che sono anche imparentati, attenzione, specifichiamo sì, questa cosa, che sono anche imparentati. Perché poi alla fine il bello è che il succo di tutto si riduce a una specie di lotta familiare, perché poi tutti si scoprono essere cugini, nonno, nipote, insomma, quindi si ha tutto questa dispersione tra le galassie. Sembra che insomma ognuno sia per i fatti suoi, uno su un pianeta, uno sull'altro, però alla fine quello è il cugino di quell'altro, cioè, insomma, mi ricorda una certa serie di libri, questa cosa di famiglie che lottano tra di loro, è quello che dicevo prima. mi ricorda qualcosa, vedi, cioè
tutto torna su Herbert, è una cosa allucinante, tutto ciò, tutto il fantasy, tutta la fantascienza, sono tutti concetti che Herbert aveva, vabbè, che tra l'altro sono anche concetti che vengono anche dal nostro mondo, insomma, cioè, tra l'altro Dune, come anche il Trono di Spade, come appunto le cronache del ghiaccio e del fuoco, si basa appunto sui feudi medievali, no? Su matrimoni di potere che venivano fatti per accrescere la loro presa su determinati territori o su determinate risorse, come appunto il melange in questo caso. Prego, continuate, cari fedaichi. Allora, passerei la parola a Rugo. Rugo, magari aiutandoti con questa slide, puoi parlarci un po' più nel dettaglio dei vari elementi, quindi magari farci capire un po' che significa. Vediamo un po' Landsraad, Bene Gesserit, Fremen. Chiaro, allora io partirei a magari delineare un po' meglio le fazioni, perché alla fine nel teatro di Dune ci sono questi personaggi giganteschi che si muovono, che non sono le singole persone, quindi Paul, Fedrauta, Liet Kynes, eccetera, ma sono proprio le fazioni che si contendono il territorio di Dune e l'universo di conseguenza. Quindi in ordine vediamo il Landsraad, che praticamente è il Parlamento, il Congresso, è l'unione di tutte le grandi case, di tutte le grandi famiglie dell'universo, di cui gli Atreides, gli Harkonnen, i Corrino sono solo parte, una piccola parte tra l'altro, perché il Landsraad comprende tantissime casate minori e maggiori, e che tutti insieme formano questa sorta di congresso, Parlamento, società delle grandi case che affianca l'imperatore nella legiferazione, come si dice, nella gestione dell'universo a livello economico e politico. Poi abbiamo la Gilda Spaziale, che è un'altra fazione importantissima, come diceva giustamente Prince prima. La Gilda Spaziale ha il monopolio dei trasporti, in quanto grazie all'uso della spezia, che gli conferisce una limitata prescienza, ma anche grazie a complicatissimi addestramenti che i navigatori della Gilda affrontano fin dalla nascita, quindi super matematica, cose complicatissime, ok? Permettono all'essere umano di muoversi nella galassia, nell'universo, senza l'utilizzo di macchine, che ricordiamo dopo il jihad butleriano sono state completamente, Esatto. completamente un parolone, diciamo completamente tra virgolette, bandite. Abbiamo poi, come fa notare anche Aisa nei commenti, la Shoam che manca qui nelle fazioni, però in realtà la Shoam possiamo diciamo infilarla nell'Ensrad, perché la Shoam non è altro che l'unione commerciale, quindi la potenza economica dell'universo, che però è sempre gestita dalle grandi case dell'Ensrad. Ogni casa... Ti ricordi per che cosa sta a Choam, che è una sigla? Come no. Combino Netto per Advanced Mercantile. L'ho pronunciata una malissimo, preghiera, sembra una preghiera, sembra. L'ho sicuramente pronunciata malissimo, però vuol dire in sostanza l'unione, la combinazione delle unioni mercantili. Praticamente è la famosa Compagnia delle Indie del tempo dei pirati, per capirci. Abbiamo poi le Bene Gesserit, che io ovviamente non posso dire a ogni fazione che è importantissima, però è la verità. Le Bene Gesserit sono essenziali per capire come funziona la politica, la filosofia, la religione nel mondo di Dune, perché letteralmente questo arazzo, questo mosaico l'hanno tessuto loro per millenni, l'hanno letteralmente messo a posto loro, scegliendo i fili da collegare, i fili da tagliare, le famiglie da far incrociare, i legami da spezzare, per millenni nell'ombra, quindi in maniera totalmente segreta, con un loro scopo ben specifico, che è quello, per dirla proprio in una parola, di trovare l'essere umano perfetto che possa rivelarsi il leader supremo che possa guidare l'umanità verso il futuro. Poi abbiamo i Sardaukar e i Fremen, che sono
i migliori guerrieri dell'universo. Intanto mettiamola così. I Fremen sono un gradino sopra i Sardaukar, ma anche i Sardaukar non so gente che scherza. Poi è Per tutto dire capirci. perché cioè, i Sardaukar sarebbero tipo le truppe imperiali, per cui avere esatto. dei Fremen che sono una popolazione nomade di un pianeta sperduto che vive praticamente di stenti, molto spesso essere più abili nel combattimento delle truppe scelte, delle truppe speciali, insomma, è tutto dire. Esatto, perché Herbert presenta questo concetto bellissimo nei romanzi di Dune, ovvero l'impatto che ha l'ambiente in cui vivi su una popolazione, sul singolo e sulla popolazione, ok? Quindi ci dice, guardate che i Sardaukar, che sono i soldati dell'imperatore, nascono, crescono e vengono addestrati su Salusa Secundus, che è il pianeta prigione dell'imperatore, che è un pianeta schifoso, super ostile, la mortalità su Salusa Secundus è altissima, è un pianeta completamente votato alla supremazia del più forte, eccetera, e quindi i Sardaukar ne sono usciti temprati, come gli Spartani, per capirci, no? Allo stesso tempo i Fremen però vengono un pianeta che è anche peggio di Salusa Secundus. Quindi, proprio per il concetto di Herbert che ci dice, guardate che l'uomo plasma la natura, ma anche la natura plasma l'uomo, i Fremen sono guerrieri ancora più pericolosi dei Sardaukar, non solo da un punto di vista fisico, quindi bellico, puramente atletico, ma anche da un punto di vista di mentalità. Perché se è vero che i Sardaukar sono una casta di fanatici praticamente dell'imperatore, i Fremen sono a loro modo fanatici religiosi, perché di questo si parla alla fine, di fanatismo religioso puro e Esatto. semplice, che li porta a mettere completamente da parte l'istinto di autoconservazione e a gettarsi in battaglia come se fossero delle armi umane. Quindi è questo che rende i Fremen pericolosissimi, questo e il fatto che da quando sono nati vivono su un pianeta che al minimo errore ti punisce con la morte. Quindi se Esatto. arrivi a 40 anni e sei un Fremen, vuol dire che sei una persona abbastanza pericolosa, perché se non lo fossi stato saresti morto a 6 anni. Quindi se sei invecchiato, il famoso detto, no? Abbi paura di chi invecchia in un lavoro in cui si muore giovani, con i Fremen si applica completamente. Ricordiamo anche Quindi qual è queste sono le la fazioni. prova che ogni giovane Fremen deve superare per dirsi un Fremen. Uomo. Esatto, per Esatto, dirsi uomo. come avrà visto chi è andato al cinema a guardare la seconda parte del Dune di Villeneuve, i Fremen in giovanissima età, che adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma mi pare a 13 anni, 14 Sì. anni, qualcosa del genere, devono cavalcare un verme. Quello è il loro rito di iniziazione, che è una tecnica che i Fremen usano da secoli per spostarsi sulla faccia del pianeta, però è una cosa di per sé pericolosissima, perché tu devi letteralmente attirare un verme, che ricordiamo sono bestie lunghe centinaia di metri, alcuni anche chilometri, e devi attirarlo su di te e cavalcarlo attraverso una serie di tecniche che adesso magari sarebbe troppo lungo spiegare, ma è una prova che al minimo errore addio, cioè, sei andato. Quindi per diventare uomo letteralmente il Fremen deve sopravvivere a una prova di una difficoltà incomprensibile, e Sì. lo fa a 13 anni, quindi questo dà un'idea di che razza di gente sono i Fremen. Infatti, come disse poi Garni Alec quando lo scopre, dice tipo la bestia, la creatura che tutti temono di più su Arrakis, voi la usate come bestie da insomma Da soma, da soma, di praticamente. trasporto, cioè è una cosa assurda. Sì, ha fantastici Fremen. Anche i Sardaukar, ma i Fremen sono una cosa E fuori di quindi testa. poco fa hai parlato del fanatismo religioso, che è un altro degli elementi chiave, e questo si allaccia bene alla fazione delle Bene Gesserit. La vorresti approfondire? No. Come no? Come dicevo prima, le Bene Gesserit sono i burattinai nell'ombra, no? Nell'universo di Dune, e sanno benissimo, essendo una casta di sole donne, infatti sono chiamate la sorellanza Bene Gesserit, una casta di sole donne
versate nell'arte della politica, del controllo totale del proprio corpo attraverso lunghissimi allenamenti, della filosofia, eccetera, eccetera, della genetica, perché poi alla fine sono anche esperte di genetica per fare quello che fanno. Le Bene Gesserit sanno benissimo che la religione è un'arma potentissima se usata nella maniera giusta, e quindi hanno una sorta di succursale, chiamiamola così, una sorta di unità speciale delle Bene Gesserit che è chiamata la missionaria protettiva, che non è altro che un gruppo di Bene Gesserit che puntualmente si reca su pianeti particolarmente ostili, difficili, dove la gente proprio per questo motivo è particolarmente fertile per aggrapparsi a un'ideologia, e loro piantano questi semi, queste ideologie nella mente di queste persone e poi li lasciano germogliare per secoli, fino a che non si ritrovano praticamente in mano una religione di stampo fanatico, perché si parla sempre di integralismo in Dune quando ci si approccia al concetto di religione. Non troverai mai un personaggio in Dune che dice sì, io credo, ma boh, non lo so. C'è chi crede con tutto se stesso e chi crede solo in se stesso, quindi si potrebbe dire non crede, ma non c'è il credente tiepido, c'è l'integralista e l'ateo, per così dire. Questo l'hanno fatto vedere anche abbastanza bene nella parte 2 del film di Villeneuve, no? Che hanno fatto quella divisione un po' fra i fondamentalisti e quella è gli stata altri. un'aggiunta che sinceramente mi ha colpito e di cui non sapevo di avere la necessità, ma che effettivamente quando l'ho vista nel film ho detto, ecco, per la gente che non ha letto il libro questa cosa aiuta molto a capire come i Fremen siano, una parte dei Fremen comunque, sia veramente cieca, completamente manipolata dalla religione. Per questo poi il personaggio di Zendaya si fa un po' portavoce del pensiero dei Fremen non fanatici, dicendo guardate che letteralmente vi stanno manipolando con questa storia della profezia, della religione, eccetera, e voi ci state cascando con tutte le scarpe. Mentre invece il personaggio di Stilgar, che è stato, a mio parere, parecchio modificato dallo Stilgar dei libri, che è molto più serioso, molto più capotribù, alla Saladino, per capirci. Questo Stilgar è molto più credente, molto più religioso, molto più fanatico, però è un personaggio che si sposa bene con quello che rappresentano i Fremen, ovvero una popolazione di grandi guerrieri, ma totalmente votati al culto del loro Lisan al-Gaib, al culto del Mahdi, al culto del profeta che li guiderà nel jihad tra le stelle. Esattamente, Lisan al-Gaib. Esatto, a ogni cosa lui saltava, cioè tipo starnutiva lui. Quello forse è un po' troppo macchietta, però l'ho capito perché hanno fatto questa cosa. Comunque dovevano creare la linea comica su Dune. sì, alla Però fine mi usi Stilgar per la linea ne comica. parleremo- lo so. ne parleremo lo so, anche del lo so. film, però diciamo certe forzature per seguire delle tendenze anche un po' politically correct le ho percepite anch'io. Sempre per allacciarci però al tema del fanatismo religioso, diciamo così, un tema cardine, cugino di questo, è quello dell'idolatria, perché forse il romanzo in qualche modo vuole anche metterci in guardia dai profeti o comunque dai finti profeti, e quale figura più, diciamo così, che ricopre di più questo ruolo se non quello di quelli che potrebbero pensare che sia il protagonista, ovvero Paul Atreides, che è il figlio del duca Leto Atreides, che è al comando del pianeta, inizialmente il pianeta Caladan, e al quale poi viene fatta una sorta di, ma più che proposta è proprio un ordine diretto. Sì, c'era poco da scegliere. C'era poco insomma. da scegliere, ovvero loro stavano per insomma i fatti loro in questo bellissimo pianeta Caladan, che poi ricorda tanto il nostro, quindi un pianeta pieno d'acqua, Sì. con verdi vallate e tant'altro.
E arriva questa nave spaziale con un messaggero appunto dell'imperatore, con un decreto imperiale che dice, insomma, l'imperatore vuole che voi andate a prendere il posto della casa Harkonnen, che da 80 anni sono insediati su Arrakis a prelevare la spezia, e prendetevi questo bel regalo. Come disse il barone Harkonnen, quando un regalo non è un regalo, disse nella prima parte del film. Praticamente andarono a dire alla famiglia Atreides di andare a rimpiazzare gli Harkonnen nell'estrazione della spezia. E dietro questa mossa apparentemente benevola c'era una ragione molto più subdola, molto più malvagia e profonda, che era mascherata da intenzioni, diciamo, poco nobili da parte dell'imperatore, che tra l'altro era cugino del duca Leto Atreides. Sì, alla fine sono tutti cugini, Sono tutti sempre cugini. Per quel discorso delle Bene Gesserit, Esatto. che hanno mischiato tutti quanti, no? E quindi, insomma, la richiesta fatta a casa Atreides di andare sul pianeta a rimpiazzare gli Harkonnen per l'estrazione della spezia poi si rivela essere in realtà una trappola per tenerli lì, per intrappolarli e sbarazzarsene, estinguerli. E, insomma, quindi ci sono anche intrighi politici, tradimenti, insomma, e tant'altro. Piani nei piani. Piani nei piani, per usare una citazione. Però il figlio del duca Leto Atreides, appunto Paul Atreides, che all'inizio del romanzo ha 15 anni, se non vado errato, giusto, mi confermate? Sì. E diciamo, oltre ad essere il figlio del duca, è stato avviato dalla madre, Lady Jessica, una Bene Gesserit, me ne ha parlato poco fa il Rugo, proprio alla via Bene Gesserit, e quindi in pratica gli sono state impartite lezioni che normalmente agli uomini non vengono impartite, e soprattutto la sua nascita per la sorellanza Bene Gesserit era un errore, era un imprevisto, non doveva proprio nascere. Perché? No. Perché in realtà le Bene Gesserit hanno questa capacità di controllare il proprio corpo e le proprie abilità psicofisiche in modo talmente profondo da riuscire addirittura a decidere il sesso del nascituro. E proprio per l'intreccio di sangue di cui ci parlava il Rugo poco fa, di questo piano millenario di innesto genetico, quindi di queste linee di sangue che venivano programmate fino ai minimi dettagli, e voi direte perché, e poi ci arriveremo fra un attimo. C'è un motivo C'è un motivo specifico. Motivo per tutto. Il per ogni figlio cosa, di sì. Lady Jessica, concubina del duca Leto Atreides, doveva essere in realtà una figlia, perché doveva andare in sposa a chi di dovere. Lady Jessica, per amore, e forse anche per io ci vedo anche un po' di arroganza. Per Sì, presunzione. ma lo ammette lei stessa quando la reverenda madre gli dice tu nella tua arroganza, e lei dice ne ho avvertito la possibilità. Esatto. Quindi è anche presunzione oltre che amore. E si crea il crimine di Jessica. Il crimine di Jessica, perché praticamente le Bene Gesserit, che hanno questo loro piano millenario di incroci di sangue, ha uno scopo ultimo, ed è quello di portare alla luce, di far nascere l'essere supremo, il cosiddetto Kwisatz Haderach, che termine, insomma, che richiama un po' diverse lingue, in particolare l'ebraico, ma anche un po' l'arabo e tante altre, che significa letteralmente, Melli mi aiuti, ponte, no, salto nel sentiero, una cosa del genere, la via più breve, la scorciatoia. Colui sì, che colui che accorcia il cammino, la che strada, accorcia la via, una la cosa strada. del genere. Sì. Mhm. Praticamente questo essere supremo dovrebbe essere dotato della capacità di prevedere il futuro ed in qualche modo essere in più luoghi contemporaneamente. E ovviamente va da sé che le Bene Gesserit volevano avere per sé questo essere, volevano averlo sotto il proprio controllo e quindi usarlo per i loro scopi, per dirigere appunto l'umanità verso un futuro da loro stabilito in un certo qual modo. Esatto. E purtroppo però questo essere si scoprirà che nascerà prima del previsto e si incarnerà proprio nei panni
del figlio del duca Leto, ovvero Paul Atreides, che ovviamente è completamente inconsapevole di questa cosa, non sa nemmeno dei piani delle Bene Gesserit, lo scoprirà purtroppo suo malgrado in modo abbastanza scioccante, quando già purtroppo saranno avvenute eventi tragici sul pianeta Arrakis, nel quale si troverà dopo che la famiglia Atreides accetta, perché deve accettare il decreto imperiale dell'imperatore. Sì, è costretta. È costretta. Esattamente. Bene, poi ragazzi ci sarebbe veramente tantissimo di cui parlare, perché Se vedete andiamo qui nella passo slide- passo a seguire la trama del libro, veramente finiamo. Sì, domani. no, cioè non riusciamo veramente, anche perché come vi ho detto passeremo dai romanzi anche ai film e addirittura ai videogiochi, per cui ragazzi c'è Dune è talmente è così grande, è così immensa come opera che si potrebbe rifare veramente come mole di contenuti ad opere immortali senza vergogna. Per esempio io ho sentito una frase di un autore molto importante che si rifaceva al Chisciotte, al Don Chisciotte di Cervantes, dicendo che era una galassia in espansione, perché ogni volta che lo si legge uscivano temi nuovi, c'erano chiavi di letture diverse. Ma secondo me, ragazzi, Dune non è da meno, è talmente così immenso, è talmente così sconfinato, così pieno di significati, di parallelismi che ci possono essere visti, che veramente, ragazzi, è un'opera smisurata. Sì, ogni volta che si legge è una cosa diversa dalla volta precedente, assurdo. Per cui vediamo gli eroi, rivediamoli velocemente. Paul Atreides, vi abbiamo detto, è il figlio del duca Leto. Chani sarà più avanti la sua compagna Fremen. Lady Jessica è la madre. Leto I Atreides è il padre. Duncan Idaho è il suo diciamo così compagno e maestro d'armi insieme a Garni Alec, che è anche menestrello. A me è un personaggio di un'importanza devastante che secondo me supera anche quella di Paul, però solo nei romanzi successivi. Thufir Hawat fa parte della classe dei Mentat ed è a servizio di casa Atreides. I Mentat, ragazzi, sono dei computer umani, detta in poche parole, che fanno appunto da surrogato a quella scomparsa dell'IA che vi dicevo prima, anche in un certo qual modo, sempre grazie all'ausilio della Spezia. E vediamo un po' i nemici: Barone Harkonnen, che sarebbe il barone a capo della famiglia Harkonnen; Feyd-Rautha, che è uno dei due nipoti insieme a Glossu Rabanne; Shaddam IV è l'imperatore; Principessa Irulan è la figlia dell'imperatore; Gaius Helen Mohiam è una reverenda madre del Bene Gesserit, quindi una sorta di strega, perché poi tra l'altro le Bene Gesserit, una cosa che abbiamo dimenticato di dire, è che hanno dei veri e propri poteri paranormali. Hanno il potere della voce, tra le altre cose, che è un'abilità che gli permette, tramite l'uso semplicemente della voce, di impartire dei comandi tali che obbligano chi li ascolta ad eseguire i loro ordini. Ed è una cosa comunque... Nel libro viene spiegato che tecnicamente non sono poteri paranormali, cioè loro sono talmente esperte di psicologia e genetica del corpo umano che una volta che ti hanno inquadrato, cioè parlando con te, osservandoti, hanno capito qual è il tuo schema mentale, riescono a capire qual è la modulazione sonora tale per cui tu, al ricevere un ordine, il tuo cervello agisce in automatico prima ancora che tu possa pensare di non fare quella cosa. Esatto, è diciamo una sorta di ipnosi avanzata. Esatto, è un'ipnosi in tempo reale da svegli. Esatto. E direi che più o meno questo è tutto. Poi c'è Peter De Vries, è un altro Mentat, però questa volta al servizio di casa Harkonnen, che è l'equivalente di Thufir. Esatto, non ha un tempo di comparsa molto lungo, perché purtroppo poi... però lui è l'ideatore di tutto il piano, il complotto vero e proprio poi su Dune. E quindi... Prinzi, io ti direi un attimo, vogliamo tornare alla slide numero 2, finiamo di parlare delle opere espanse, poi sulla base di tutto ciò che abbiamo detto noterete, vi sembrerà molto più comprensibile determinate cose che tra poco e poi magari possiamo proseguire e parliamo in maniera più dettagliata della figura di Paul, il cosiddetto Lisan al-Gaib, il profeta dei Fremen, la voce di un altro mondo.
Esatto. letteralmente. Allora, ragazzi, parliamo delle opere derivate. Questi sono dei racconti che dovete leggere se volete conoscere più nel dettaglio determinate dinamiche dell'universo di Dune. La Jihad Butleriana, ne abbiamo parlato prima, vi abbiamo spiegato che appunto è questo evento catastrofico assolutamente che ha segnato quasi la fine della razza umana. Notate che Brian Herbert e Kevin J. Anderson hanno sempre Ragazzi, vado realizzato... un secondo, mi assento 30 secondi, voi andate pure avanti, arrivo subito. Va bene, va bene. Allora, vi stavo raccontando che appunto Brian Herbert e Kevin J. Anderson hanno sempre realizzato questi racconti basati su delle trilogie. Infatti quella della Jihad Butleriana, che è nota come la trilogia Leggende di Dune, che è ambientata con questi tre racconti, quindi la Jihad Butleriana del 2002, la Crociata delle Macchine del 2003 e la Battaglia di Corin del 2004, sono tre romanzi che sono ambientati 10.000 anni prima degli eventi del primo romanzo, appunto, che è appunto Dune, cioè del 1966. Passiamo avanti poi con la trilogia delle grandi scuole di Dune, appunto. Vedete, si parla della la sorellanza di Dune del 2012, che racconta della creazione della sorellanza delle Bene Gesserit. Nel 2014 abbiamo i Mentat di Dune. Viene raccontato in quest'opera come viene creato un Mentat. Sai benissimo, Prince, che Mentat sono questi computer umani, appunto, dipendenti da questa sostanza chiamata il Safo, che tra l'altro c'è un bellissimo monologo di Peter De Vries nei romanzi, ma anche nel film di Lynch, che si comprende appunto quasi questa loro assoluta dipendenza da questa sostanza che gli genera la capacità appunto di essere dei computer umani. Abbiamo poi i Navigatori di Dune del 2016, che racconta appunto la gilda spaziale, ovvero questi esseri, questa sottospecie di ibridi che sono all'interno di queste capsule mutate all'inverosimile dagli effetti del melange, che appunto questa grande forza che permette all'interno di tutti i membri dell'Ensrad di potersi spostare agevolmente senza l'ausilio delle macchine, come ci raccontava il Rugo, senza appunto utilizzare la tecnologia. E poi la trilogia Il Preludio a Dune, che sono le prime tre opere che hanno realizzato, che sono state appunto pubblicate da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che sono, diciamo, dei romanzi che, a differenza della trilogia Leggende di Dune e la trilogia delle grandi scuole, che sono ambientati 10.000 anni prima, sono ambientati circa 40-50 anni prima del romanzo di Dune. Raccontano appunto nella maniera, diciamo, più organica possibile quelle che erano le tre grandi casate dell'Ensrad, su cui ruotano praticamente tutti gli grandi avvenimenti che vengono raccontati nel ciclo di Dune, e sono secondo me delle opere che dovete recuperare, perché viene spiegato nel primo romanzo quelle che sono le tre casate principali, i Corrino, appunto, che è la casata da cui proviene l'imperatore Shaddam IV, l'imperatore Padishah, che all'interno del primo romanzo abdica in favore di Paul, dando sua figlia spontaneamente, sì, viene sì, proprio sì, spontaneamente. Aveva già questo pensiero che gli frullava. Aveva già questo pensiero. sì. Aveva già questo pensiero. E poi terminiamo con le ultime due trilogie. Questi sono, diciamo, dei racconti che io consiglio sempre di recuperare. Si può riassumere così: i primi tre
Sì, sono ambientati a distanza di pochi anni sostanzialmente gli uni dagli altri, raccontano di Paul e di suo figlio, dei suoi sì, figli in realtà, perché ne ha avuti tre in realtà, due, 3, ma uno è l'importante, quello a cui darà il nome sì, di suo padre. Nel quarto libro si parla solo del figlio di Paul, che è un personaggio titanico di cui purtroppo incredibile, se iniziamo a incredibile, parlare non finiamo più. incredibile, Mentre nel veramente. quinto e nel sesto libro si parla un po' delle conseguenze di come Paul e Leto, suo figlio, si sono comportati e di come si sono evoluti i piani che loro millenni prima hanno preparato per l'umanità. Secondo me Esatto. più breve di così non si può condensare la questione. Penso che una descrizione così ricca, ma così breve la potevi fare soltanto tu, Rugo. Solo tu. Va bene, Cioè, io andrei avanti e intanto approfittiamo per, appunto, visto che stiamo parlando delle opere, di quelle principali, di quelle derivate, e del vostro magari primo approccio a quello che è l'universo di Herbert, dove potete magari scoprirlo se non vi va di leggere, perché oggigiorno, ragazzi, diciamo pure la leggere è verità, non difficile. tutti abbiamo Difficile. la voglia o il tempo di leggere, però magari tramite il bellissimo audiolibro di Il Rugo che trovate su YouTube, vi metto qui il link in descrizione, ve lo potete recuperare, e copre tutto il primo romanzo Dune del 1965 e proprio in questi giorni ha cominciato a pubblicare i primi capitoli del secondo romanzo Messia di Dune, per cui fatevi un Grazie mille, regalo. ragazzi. Di niente, fatevi un regalo Sì. e veramente andate a recuperarlo, perché tra l'altro Lugo è stato veramente bravissimo, fatemelo dire, lo voglio ribadire. E ho sentito anche altri audiolibri, anche quelli ufficiali, ma vi garantisco che non mi sono piaciuti come il suo. La figura di Paul Atreides, il Lisan al-Gaib, la voce di un altro mondo. Allora, qui da dove vogliamo cominciare? Allora, qui Rugo, come introdurremmo l'argomento secondo te? Sempre ricollegandoci a quello che dicevamo prima del problema della religione, dell'idolatria, Lisan al-Gaib, sempre quindi il problema della religione e dell'idolatria, quando si incontrano le due cose, quindi un leader e un messia, si ottiene il Lisan al-Gaib praticamente, ovvero un leader religioso, quindi quello che potremmo definire un imam, ma nemmeno un imam, quelli che ai giorni d'oggi sono i leader di gruppi terroristici come possono essere lì, possono essere Hezbollah, Hamas, che hanno sempre un leader sia militare che al contempo un leader religioso anche per loro, perché non scindono la religione dalla guerra, perché poi di quello si tratta, quello che portano i Fremen nell'universo. La guerra santa. La guerra santa, esatto, il jihad. Il Lisan al-Gaib è appunto questa figura messianica che è allo stesso tempo un profeta religioso e un leader militare, e nel caso di Paul è allo stesso tempo anche un essere umano perfetto, perché è frutto di millenni di incroci genetici accuratamente selezionati e quindi in possesso di capacità da Mentat, perché lui è stato addestrato anche da Mentat, quindi è uno stratega, è un genio militare, un genio di logica, matematica e quant'altro. Ed è stato e in più inverosimile anche dai migliori guerrieri dai della... migliori dell'universo, esatto. E in più lui è lo Kwisatz Haderach, vabbè, è un proto Kwisatz Haderach, mettiamola così, e quindi in possesso di doti di prescienza. Paul può vedere, anche senza l'uso della spezia, può vedere limitatamente nel futuro. Quando poi fa uso di spezia, o ancora di più dell'acqua della vita, che altri concetti, il futuro si apre davanti a lui proprio come una ragnatela di possibili
probabilità di possibili futuri per la razza umana, e quindi Paul praticamente da un certo punto di vista che impazzisce. conduce inevitabilmente alla stagnazione, ricordiamo. Esattamente. Quindi Paul si rende conto che per l'umanità, se l'umanità vuole sopravvivere, se l'umanità vuole continuare a esistere e a migliorarsi, il sentiero da seguire tra tutti quelli che lui vede è uno solo, quello che Melly appunto prima aveva definito il sentiero d'oro, che in alcune traduzioni del libro è chiamato la via aurea, ma il concetto è sempre quello. Infatti mi dispiace che non abbiamo parlato del quarto romanzo, ma io oserei dire che l'essere perfetto non è tanto Paul, ma è per l'appunto Leto II, il giovane, cioè Suo figlio. il fratello gemello di Ganima, che viene introdotto appunto con i figli di Dune, e lui diventa l'essere perfetto come? Diventando ironicamente un verme delle sabbie, diventando appunto un uomo che attraverso le cosiddette trote del deserto, che sono praticamente, lui li usa come una specie di innesti genetici, diventando un uomo che di uomo non ha più niente, diventando un verme Abbandona umano. completamente la sua umanità, sì. Esatto, sì. E riesce con questa trasformazione, una trasformazione tra l'altro incredibilmente dolorosa, che lo sfigura completamente nell'aspetto, ma gli rende dei poteri quasi sovrannaturali che gli danno la capacità di poter regnare addirittura per 3500 anni, conducendo poi l'umanità verso quello che ho detto io all'inizio e che ha specificato adesso il Rugo, al sentiero dorato, che è la via unica che permette all'umanità di poter sopravvivere. Sopravvivere come? Con gli orrori più disparati che possono essere trovati solo in un concetto: la guerra. Esatto. La guerra. La guerra come rimescolamento dei geni dell'umanità per evitare la stagnazione. Bravissimo. E quindi Paul, quando inizia il romanzo, lui in qualche modo, come abbiamo detto, è semplicemente un ragazzo, è semplicemente il figlio del duca. È vero, è stato addestrato all'inverosimile sia nell'arte militare, sia come mentat che in altre cose, però alla fine comunque è un ragazzo, per cui è un po' paradossale il fatto che si vede appioppate in qualche modo certe responsabilità che poi lui inizialmente non vuole, e questo nel film di Villeneuve si vede abbastanza bene. Chalamet ha fatto un ottimo lavoro, perché lui si mostra proprio terrorizzato quando si rivolge alla madre, Lady Jessica, e gli dice tipo: che cosa mi avete fatto, no? Perché scopre insomma di essere qualcosa che nemmeno lui riesce a capire bene come, perché ricoprirà appunto questo ruolo di messia, di profeta, che inizialmente tenderà a rinnegare, ma che poi sarà in qualche modo il suo destino, purtroppo. Il tuo destino dovrà cavalcarlo, per usare appunto un termine consono. Già. Io credo personalmente che Paul, il personaggio di Paul, come anche poi suo figlio, è un male necessario, perché all'interno del mondo di Dune, specialmente durante il suo impero, si crea proprio una stagnazione incredibile, che poi lui stesso, cioè come poi viene anche visto nel film di Villeneuve, lui sa che nel momento in cui si risveglia, quindi nel momento in cui smette di essere il dormiente e che sceglie appunto con i suoi Fedaykin e insieme all'aiuto, e anche se lui in un certo senso più che aiuto, chi diventa parte del suo impero si sente obbligato a portare il suo standard all'interno dell'universo, lui sostanzialmente manda a morire 1 miliardo di persone all'interno dell'universo conosciuto. Non che avesse molta scelta, purtroppo. Non che avesse molta scelta, certo, però è un destino che l'umanità doveva necessariamente portarsi avanti, perché sennò rimaneva in un mondo, in un universo, scusatemi, che era fine a se stesso, ecco.
Va bene, io direi E magari... questa cosa... Prego. No, aggiungi pure quello che vuoi e poi magari direi di andare avanti con le slide perché altrimenti... Sì, faccio un appunto velocissimo. Questo nei libri viene, come dicevi giustamente tu, chi vede i film o chi legge il primo libro può avere una visione sbagliata da un certo punto di vista di Paul, ma andando avanti poi con i libri questa cosa viene sempre più chiarita, perché Paul, già in Messia di Dune, che è ambientato 12 anni dopo, ti fa capire che lui ha proprio abbracciato questa figura da dittatore, perché poi lui alla fine si comporta da dittatore sanguinario, addirittura fa degli apprezzamenti a Hitler, cioè, e non sto scherzando, cioè, lui nel libro parla di figure del passato, tra cui Hitler, dicendo ci sono stati condottieri che si sono macchiati col sangue di milioni di persone, io col sangue di miliardi. Capito? Quindi insomma, mica pizza e fichi. Ovviamente chiariamo che questa non è la posizione dell'autore al riguardo. No, certo. Paul Atreides è un suo personaggio e forse l'autore ha voluto metterlo proprio in questa posizione proprio per mettere in guardia il lettore, Certo. diciamo così, verso il fenomeno dell'idolatria, come dicevo poco prima, no? Dell'idolatria a tutti i costi, del fanatismo religioso, e di chi andiamo poi a osannare in questo modo senza pensarci troppo, e vediamo poi dopo chi mettiamo al comando e chi stiamo adorando. Proseguendo, passiamo un attimino ai videogiochi, e qui mi sa che ho ciccia per i miei denti. Campo tuo, sì. Allora, io dal sondaggio ho avuto modo di vedere che pochi di voi in realtà hanno giocato ai videogiochi, ma come vedete, qui in realtà non c'è nemmeno tutto al 100%, perché qualcosa è sfuggito all'occhio vigile del nostro Mr. Merlifo, però insomma cose sicuramente minori. Ma bene o male il succo è questo: il primo videogioco di Dune ha anno 1992 e si chiamava esattamente Dune, per piattaforme MS-DOS, Amiga, Mega CD. E ragazzi, era un titolo molto singolare, direi una produzione di un genere ibrido irripetuto ancora oggi, perché aveva una commistione di avventura grafica con gestionale RTS, cioè una cosa mai sentita. Avete mai visto voi un'avventura grafica con meccaniche da gestionale o comunque gioco di strategia? Sì. Non credo. Oltre a Dune no. E tra l'altro vediamo qualche immagine, un piccolo trailer. Tra l'altro aveva questa grafica che ovviamente all'epoca era già tanto, e come vedete, avete visto poco prima l'immagine di Paul che si ispirava tantissimo all'attore del film di Lynch del 1984. Anche Lady Jessica, che forse potremo vedere a breve, le assomiglia parecchio. Altre figure come per esempio il Duca Leto che state vedendo adesso, per niente, però altre completamente differente. Però in particolare Paul e la madre ci assomigliano tantissimo a quegli attori lì. E tra l'altro vedevo, ecco, questo è Paul. Loro. Vedevo in questi giorni che questa è, tra l'altro adesso è Lady Jessica, vedete che assomiglia tantissimo all'attrice del film di Lynch, anche la capigliatura è inconfondibile, ma vedevo che l'attrice, o meglio il personaggio di Chani in questo gioco, che ricordiamo è del 92, assomiglia tantissimo a Zendaya. Cioè, è una cosa incredibile, vero? Sì, è una cosa incredibile sto fatto. Un gioco di 32 anni fa. Esatto. E quindi evidentemente chi ha fatto questo gioco era il vero Kwisatz Haderach, ha visto il futuro. Il vero Kwisatz Haderach. Sì. Era colui che vedeva l'arrivo di Zendaya e ha detto vabbè. Non era neanche nata Zendaya. Esatto. Vabbè, faceva già parte della linea genetica, però. Esatto. Gli incroci genetici. Vorrei che si vedesse in qualche momento, non so in che punto del trailer sta. Questo dovrebbe essere Stilgar. O no, Stilgar mi pare che viene dopo. Questo è l'imperatore di Shaddam IV, con questi ciuffi dei capelli un po' improponibili. Questo è il barone Harkonnen con i sospensori. Questo, vabbè, qualche frame, non mi ricordo bene, ragazzi. Io l'ho giocato tantissimo tempo fa, tanto tempo fa.
Quello dovrebbe essere, se non sbaglio... Questo è un Mentat, se non mi sbaglio. Esatto, un Mentat. Sì. Non ricordo se Tufira Watt. Questo, quello con, diciamo, la pelata e i capelli ai lati dovrebbe essere Peter De Vries. Ok. O no, Non ne sono sicuro, credo che sia che- uno dei contrabbandieri, per la verità. Eccola qui, questa è Zendaya alias Chani nel 92. Vedete che ci assomiglia particolarmente. Mamma mia, veramente sì. Questo è Fade Non ci si Router. crede. Comunque ragazzi, per un gioco del 92, cioè guardate anche le espressioni, le animazioni facciali erano Molto tanta simile roba. a Sting, tra l'altro, eh? Sì, ispirato Che ovviamente interpretava- perché ricordiamo Sì. che Fade Rauta, uno dei nipoti del Barone Harkonnen, nel film di Lynch dell'84 era interpretato da niente meno che Sting, il cantante. cioè. Grande Sting. Con quello sguardo Grande da Sting. psicopatico. Grande Meraviglioso. Sting, veramente. E quindi niente, dopo... E ci stava veramente bene, tra l'altro. Ci stava veramente Sì, sì. bene. E stava dopo bene. Dune 1 è seguito poco tempo dopo Dune 2, che ha la sua, direi, importanza, perché come ho ribadito al mio amico Melli nel corso Sì. di questi anni che ci conosciamo, ha rappresentato una pietra miliare nell'area dei videogiochi, perché è stato, per così dire, il gioco che ha dato il via al genere dei real time strategy, degli RTS. Cioè che, scusate se è sì. poco, ma vuol dire che senza l'avvento di Dune 2, senza la sua importanza, senza il suo impatto sul mondo videoludico, intanto qua stiamo vedendo animazioni di casa Harkonnen, casa Atreides, non sarebbero esistiti probabilmente titoli come, non lo so, StarCraft, World of Warcraft 3, Command and Conquer, che poi Command and Conquer si ispirava tantissimo a Dune 2. Questo intanto era l'imperatore su Dune 2. Assurdo come veramente Dune, cioè, è stato un trendsetter, come si dice, nella letteratura, nei videogiochi, Sì. ha lasciato il segno Nell'intrattenimento. dappertutto. Assolutamente. Nell'intrattenimento, sì. Una cosa che ricordo di questo gioco e del suo seguito, Dune 2000, che possiamo vedere adesso, che questo qui è uscito praticamente nel 98 e altro non era che una sorta di remake di Dune 2, che però aveva, guardate, delle animazioni, o meglio, delle scene vere e proprie girate con attori veri in carne ed ossa, quindi cioè, immaginate anche solo l'impegno che c'era dietro per un gioco del 98, ok? Che tra l'altro era doppiato anche in italiano. Ragazzi, gli attori Mamma sono mia. doppiati in E italiano. tra l'altro, se volete, vi do una chicchetta su Dune 2, perché tra questi vecchi videogiochi è l'unico che ho giocato un po' meglio. Scusami un attimo, Luca, Eh, riconoscete quest'attore? Esatto, Quest'attore... stavo per dirlo. Ah, ok, scusami, ti ho interrotto. Prego. No, vai, prego. Io non vai. ricordo il nome dell'attore, ma questo, tra John l'altro... Rhys Davis si chiama. Ok, è l'attore che ha impersonato niente meno che Gimli nel Signore degli Anelli. Wow, è Proprio incredibile questa cosa. Cacchio, è vero. Capite? È proprio lui. Tra l'altro aveva un Che qui doppiaggio interpreta un bellissimo. questo gioco. Sì. Mentat che non c'è nei libri. Personaggio originale del Gioco videogioco. bellissimo, Dune 2000, di cui ho degli stupendi ricordi di infanzia. Ci giocavo veramente sempre, tutti i pomeriggi. Qui lo vediamo in una versione adattata per PlayStation 1, quella di prima invece era per PC, per i primi PC game. E vi faccio capire anche un po' i danni che ha fatto il film di Lynch dell'84, perché in quel film quella che è l'abilità Bene Gesserit della voce viene rimpiazzata con i cosiddetti moduli estranianti, ovvero, secondo la visione di Lynch, nel suo adattamento cinematografico, gli Atreides avevano questo vantaggio bellico dato da una tecnologia che si basava sulle onde sonore, sul suono. E perché dico che ha fatto danni? Perché poi anche nei videogiochi, compreso Dune 2 e Dune 2000, le unità speciali della fazione Atreides erano i Sonic, ovvero dei carri armati che facevano danni con delle onde soniche. Quindi io poi, tra l'altro, non conoscendo molto del mondo della lore di Dune a quell'epoca, pensavo che le cose stessero così, senza contare che quella che state vedendo in questo momento, queste unità dipinte di verde, erano di una fazione chiamata gli Ordos,
che erano stati introdotti solamente nei videogiochi in Dune 2 e in Dune 2000, ma che nelle opere letterarie non esistono affatto, tantomeno in quelle cinematografiche, ovviamente. Qualche anno più tardi segue a Dune 2000 questo qui che è Dune Imperial, che è più o meno la stessa cosa, solo con una grafica in 3D un po' più dettagliata. In realtà io l'ho giocato, però devo dire la verità, ho apprezzato molto di più Dune 2000. Specifica che Dune Imperial è creato dagli sviluppatori di Command and Conquer, Sì, ovviamente si vede, per chi lo conosce si vede perché lo stile è praticamente quello, anche la palette cromatica. Tra l'altro Command and Conquer sembrava quasi ambientato su Arrakis per i toni. E vabbè, non ho moltissimo da dire su Imperial, ragazzi, a parte che anche questo aveva le scenette girate con gli attori. Forse a momenti ne potremo vedere qualcuna. Tra l'altro anche qui c'è un attore che forse ricorderete, che apparteneva al film Ghost, Fantasma, quello con Demi Moore. Eccolo lì l'attore, quello lì dietro, lo riconoscete? Quello con i ciglioni. L'avete visto per un attimo, va bene. Comunque intanto ragazzi salutiamo il Rugo che ci deve lasciare. Noi lo ringraziamo ovviamente. Mi sarei rimasto volentieri anche per 5 ore, ma purtroppo per cause di forza maggiore. Certo, non preoccuparti, anzi. Assolutamente sì. Mi dispiace, però. Vogliamo ringraziare di cuore per esserti prestato a questa live. Spero che comunque. Grazie a voi, grazie a voi. Spero che tu ti sia divertito. Ci hai onorato veramente della tua presenza. E spero nel mio piccolo di averti portato anche un po' di pubblico aggiuntivo. Ma ragazzi, figuratevi, io sono contentissimo, mi sono divertito un sacco e anzi spero che in futuro ci sarà modo di fare ancora qualcosa insieme, sicuramente ci sarà modo. Speriamo, dai. Mi dispiace che non parlerai con noi dei film, che quello era un altro elemento purtroppo che poteva essere interessante. Purtroppo era una cosa che veramente volevo fare di cuore, però non dipende da me. Veramente. Va bene, no, lo capiamo perfettamente, siamo tutti sulla stessa barca, ahimè. Grazie mille Rugo per la tua compagnia, per la tua presenza. Speriamo magari che un giorno di riaverti qui per un altro speciale su Dune, non si sa mai. Come no? Quando volete. Per il resto buon lavoro con i tuoi audiolibri, speriamo che insomma ti andranno sempre meglio, che riuscirai magari, se ti va, a portarci tutto il ciclo. Io in me hai sicuramente un fan, li sentirò tutti sempre e comunque. Grazie ragazzi, vi seguirò anch'io con molto piacere e ripeto, in futuro ci sarà modo ancora di collaborare insieme, spero. Grazie mille Rugo. Allora, buonanotte a tutti e buon proseguimento di live, la recupererò in seguito e me la guardo tutta. Va bene. Vengo a sentire tutto. D'accordo, ciao grazie a tutti ragazzi, Rugo. buonanotte. Grazie mille Mattia, grazie mille. Grazie veramente, di cuore proprio. Allora ragazzi, io in vista di ciò mi ero preparato e non vi lasceremo senza il nostro terzo componente, il nostro terzo membro, per cui direi date un caloroso benvenuto al terzo ospite speciale di questa live. Attenzione, ce n'è un altro. E niente meno, attenzione, il signor Morgan Freeman. Un applauso al signor Morgan Freeman. È lui o non è lui? Morgan Freeman. Allora, vabbè, facciamo questo piccolo ritorno a Dune di Microsoft Flight Simulator, che tra l'altro ragazzi, se avete tipo modo di recuperatelo perché è molto ben fatto ed è un DLC gratuito appunto di Microsoft Flight Simulator. Vi permette di sorvolare con l'ornitottero non solo il pianeta Dune, ma anche insomma le varie location del mondo vero. Tornando ai videogiochi, dopo Dune Imperial è stato pubblicato un gioco di Dune che forse è quello che ha floppato di più rispetto a tutti gli altri, che è Frank Herbert's Dune. Sì. E questa roba che state vedendo, che insomma potete immaginare che fu un tentativo di proporre un genere diverso, però fu un flop colossale. Io credo addirittura di averci giocato per un pochino. Io ti dirò un'altra cosa. All'epoca che non mi girava. Ti dirò un'altra cosa. Questo gioco uscì anche su PS2, se non sbaglio, se non addirittura PS1.
fece proprio fallire la casa di sviluppo che lo Ma creò. non me ne meraviglio affatto, guarda. Intanto Izza ci chiede chi ha visto miniserie del 2000. Izza, ti chiedo di rimanere con noi fino alla fine perché ci arriveremo a parlare di Ci tutto. arriveremo. Ci arriveremo, sì. Quindi io direi anche di sorvolare rapidamente questo obbrobrio che state vedendo. Schippiamolo gentilmente. Due titoli che anche il mio collaboratore Mellifluo non conosce e non si aspetta. Sono due titoli che in realtà sono stati cancellati, non sono mai stati pubblicati, che sono questi qua, non mi ricordo i nomi. Uno è questo, dovrebbe forse apparire il nome in qualche frangente, non ne sono sicuro. Comunque, uno è questo qua e un altro che quando l'ho visto ho detto ma veramente che c'ha a che vedere con Dune, anche perché è tipo ambientato in un pianeta verde, ma non so loro Dune dove l'abbiano visto, eccolo qui, dove l'abbiano visto esattamente. Quindi non so, comunque sono stati sviluppati sempre tra diciamo così il fine anni 90, inizio anni 2000, anche due videogiochi che non hanno mai visto la luce e direi con una valida ragione. E poi si va direttamente ai tempi più moderni con l'RTX, l'RTX 4X abbastanza ben riuscito. La tieni dentro il computer, l'RTX. Ben riuscito, che è Dune Spice Wars. Dune Spice Wars, ragazzi, è un gioco che ho giocato, non solo, ho portato la guida ufficiale italiana sul mio canale YouTube. Ed è un gioco molto valido. Se vi piace il genere, veramente, e se vi piace Dune, poi andate in combo, insomma, recuperatelo, è molto bello. Anche graficamente, come potete vedere, siamo su altri livelli, dopotutto sono passati tantissimi anni. Ed è molto vicino anche esteticamente, anche stilisticamente ai film di Denis Villeneuve, perché è uscito proprio in concomitanza con il film poco dopo, perlomeno. E quindi vedrete che anche i personaggi un pochettino si assomigliano, lo stile di determinate cose, di determinati ambienti, ed è un gioco molto molto completo, complesso e divertente. In generale quello che vedete è il Barone Harkonnen, infatti l'hanno fatto pelato proprio ispirandosi al film di Villeneuve. E un'altra cosa che hanno fatto proprio spuddoratamente simile al film di Villeneuve è il fatto che Liet Kynes, che nell'opera originale, come probabilmente saprete, è un uomo, è il padre di Chani. Nel film di Villeneuve poi l'hanno trasposto come un'attrice donna, quindi l'hanno proprio stravolta, e anche qui è una donna di colore, insomma, quindi insomma si vede che è proprio ispirato ai nuovi adattamenti cinematografici. E questi, diciamo, sono i videogiochi usciti finora su Dune. E ovviamente addirittura di arrivo c'è niente meno che Dune Awakening, che è un MMO, se non vado errato, vero Melli, mi confermi, perché io poi... Sì, un MMO che avrà elementi da gioco da servizio, sarà un survival, e diciamo che queste due combinazioni a me personalmente, poi magari se qualcuno in chat è della medesima opinione, non sono delle combo che fanno dei miracoli, anzi tutt'altro. Però ti dirò, ne ho sentito parlare bene da chi l'ha provato, ma giustamente sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché chi l'ha provato comunque è qualche insider che in qualche modo ha stretti contatti con gli sviluppatori, perché ragazzi in questi momenti non è che se ne può parlare male, perché comunque è un gioco che diciamo deve ancora uscire e tutto il resto. Questi sono piccoli scorci di gameplay, da quello che sembra stilisticamente non è male. Ovviamente quello che bisogna vedere il gameplay. Molto simile anche all'iconografia che Villeneuve ha creato con i suoi due film, anzi qui sembra veramente proprio la stessa cosa. Sì. Cioè sembra veramente il film trasportato a videogioco. E dobbiamo ringraziare tanto Villeneuve per questo nuovo adattamento di Dune, perché ha aperto un mondo, no? Ha portato linfa vitale e oserei dire che se non fosse stato per lui, per il suo entourage, noi non saremmo qui questa sera, ecco. Quindi infatti, grazie Denis, grazie. Diciamo che noi lo facciamo non solo per passione, ma anche per rendere omaggio e fare un tributo a quella mente visionaria di Frank Herbert, perché veramente ragazzi mi dispiace quando molte persone che magari si dicono anche appassionate di sci-fi poi ignorano del tutto l'opera
di Dune, Sì. cioè è una cosa veramente che mi sconvolge. Più che altro alquanto. più che altro hanno, vabbè, questo è un ragionamento che è figlio dell'ignoranza. Dicono che quando vedono Dune, ma mi ricorda qualcosa che ho già visto, tra virgolette, Star Wars, perché vedono l'analogia che c'è tra Paul e Ma finché appunto dicono questo Luke ancora no, quando dicono Skywalker. Sì, ma è Star Wars, ma guarda, ha copiato Star Wars. sì, invece è tutto il contrario. Esattamente il purtroppo. contrario, cioè ragazzi, Infatti sì, vedi Dune e pensi Tatooine, cioè, vedi Esatto. Paul pensi Luke, vedi praticamente questi individui che sono in queste tute che sarebbero le truppe imperiali e pensi ai Sardaukar. Cioè, ci sono veramente tante cose che una serie di creativi che hanno poi realizzato alcune delle nostre saghe sci-fi che adoriamo alla follia hanno preso a piene mani appunto dall'opera di Herbert. Ma è un crimine? No, assolutamente no. Anzi, assolutamente. quando si cita e si crea poi qualcosa che ha un uguale livello di può suscitare appunto nello spettatore lo stesso interesse, se non appunto maggiore, non c'è nulla di sbagliato. Però mettiamo i puntini sulle i. Ecco, questo Esatto. è quello che penso. Sicuramente poi c'è da dire che Dune come opera rispetto a Star Wars è sicuramente estremamente più matura, Decisamente sì. più seriosa. E Star Wars, diciamolo pure, si è ispirata, per non dire di peggio, fortemente a Sì. Dune e l'ha resa un pochettino con toni più teneri, più malleabili, più vicini a un Sì, pubblico anche più giovane, se vogliamo. Sì. Non sarebbe un errore dire che Dune è a tutti gli effetti uno Star Wars per adulti. Non me Sì. ne vogliono gli amanti di Star Wars, però ragazzi, è così. Statevi e basta. Statevi e basta. con Cioè, questa affermazione. Statevi. Comunque, allora io chiuderei argomento videogiochi per abbandonarlo drasticamente e tornare Sì. alle nostre slide. Siamo addirittura di arrivo, ragazzi, e ovviamente arriviamo al lato cinema. Isa intanto è La ciccia, film Star la Trek, ciccia. ci sta. Arriviamo alla ciccia, La ciccia. lato cinema, lato adattamento cinematografico, che era quello per il quale avremmo voluto Sì. il Rugo ancora con noi per discuterlo in maniera appropriata. E ovviamente, È un come vi ho peccato detto, che non c'è, guarda, io avrei voluto sentire quello che avrebbe raccontato in merito alle serie TV che tu mi pare non hai visto. le serie TV no, ne so l'esistenza, ho visto qualcosina ma non le ho viste nel dettaglio. L'unica cosa che so è che, ragazzi, nei panni dell'imperatore nella serie TV c'era niente di meno che Giancarlo Giannini. Pensate. Sì. E l'attore che interpreta Paul Atreides in Frank Herbert's Dune, si chiama così appunto questa serie TV che è del 2000. Sì. Tra l'altro una serie che gli ha valso addirittura un Emmy per i migliori effetti speciali. L'attore che interpreta Paul è Alec Newman, che così dite ma chi è questo tizio? In realtà lui è un grandissimo doppiatore che recentemente ha doppiato, per chi ha giocato Cyberpunk 2077, Adam Smasher. Non ci si crede, ma è lui la voce dietro a quell'obbrobrio di metallo. Ah, vedi quante cose stiamo svelando stasera? Capito? E niente, allora partiamo però dal principio, partiamo a parlare del nostro film. Dal mitico Dune del 1984 di David Lynch, con quegli scudi bellissimi, mamma mia, che inglobavano i personaggi in quelle animazioni improbabili, e che lo stesso autore David Lynch ha quasi ripudiato, cioè non solo gli scudi, proprio tutto il film, perché non gli è uscito praticamente come voleva, ha avuto delle forzature suo malgrado e dei tempi più, diciamo così, più ristretti di minutaggio proprio di pellicola, che non gliel'hanno lasciato trasporre, insomma. Lui non aveva il cosiddetto Final Cut, che nel gergo tecnico significa che lui
quando ha girato il film e ha poi dato il girato appunto alla casa madre, che in quel caso era Universal, che all'epoca deteneva i diritti per l'adattamento di Dune, dove tra l'altro partecipò anche Frank Herbert stesso sul set, Pensate. non in veste di attore. Supervisione, Lui, diciamo, faceva la supervisione. sì, Lynch non ha potuto decidere dove il film terminava e non ha potuto poi effettivamente fare una versione. Lui dice che non è mai esistita una versione estesa. In realtà, tra parentesi, su YouTube c'è, purtroppo potete andarla a vedere, se siete appunto interessati, una versione che ha determinate scene che non si sa come e non si sa perché sono state trafugate, sono state unite da dei fan e hanno creato quella che è una versione estesa, che di fatto non è la versione ufficiale. La versione ufficiale di Dune del 1984 è quella che potete comprare Io l'ho vista tramite Amazon. Caro Melli, l'ho vista quella estesa amatoriale che dici tu. L'ho vista nemmeno Sì, troppo tempo fa. L'ho vista pure io, ed infatti chi si è occupato del montaggio ha eliminato determinate cose. Tipo, se non sbaglio, correggimi, ha eliminato la scena finale della pioggia su Arrakis. Mi pare di sì, adesso che mi ci fai pensare, che Sì. ragazzi era quasi un insulto Sì, non aveva assolutamente senso, non aveva assolutamente senso quella scena. Cioè, se l'abbia concepita Lynch, non so come Herbert gli abbia detto sì, gira questa scena, è bellissima, e non ci ho mai pensato di inserirla nel mio film. Invece Allora, ne parlavamo off stream e sono d'accordo con Melly quando diceva il film di Lynch dell'84 è per certi versi anche più fedele di quello di Sì. Villeneuve. Sì. E sono d'accordo per alcune cose, però in certe cose si è proprio lasciato andare, cioè si è lasciato trasportare, ragazzi, con Sì. delle cadute come questa qua della pioggia o i moduli stranianti, non si è capito perché ha voluto introdurre I quella roba lì. moduli estranei, tra l'altro, come ben sai, sono uno degli elementi per cui l'imperatore crea appunto questo dono che è una trappola, perché nel film viene proprio menzionato che gli Atreides hanno questa tecnologia che gli permette di essere militarmente superiore a qualsiasi famiglia che fa parte del Lensrad, ecco. Sono Sì. proprio un elemento fondante della trama, ecco. Il barone Vladimir Harkonnen, che nel film dell'84, ragazzi, era reso in modo molto più caricaturale. Una macchietta, Una macchietta vera e propria, era proprio sì, esagerato, esuberante negli atteggiamenti, Sembrava- nel modo di esprimersi. cioè, tutti gli Harkonnen sembravano che facevano parte di una serie TV oppure di un cartone animato tipico di Cartoon Network, qualcosa vicino al Leone e il cane fifone, tipo una cosa di questo genere qui. Poi tutti con questi capelli Urlo- arancioni, no? Hanno Sì, cercato di seguire uno urlavano, stile. spraytavano. Sì, Bah. tutti un po' sopra le righe, per così dire. Sì. Anche nel modo proprio di fare, insomma, parlare. Anche lo stesso Sting, insomma, usciva da questa vasca piena di vapore con questi occhi sparati. Ma faceva da pazzo, queste da maniaco. strane espressioni, Sì. da così Esatto. no? Io mi immagino il regista che lo dirigeva, dice, sì, però fa più psicopatico. Lo ti voglio più maniaco. Così faceva, Esatto. inguardabile. Veramente questa è una delle cose che proprio, cioè, la guardo sì, ma penso non è quello che ho letto. In Assolutamente effetti. Poi va bene. Fortunatamente ha modificato il tiro poi. Gaius Helen Mohiam, la reverenda madre, e in realtà quello è stato un bel ruolo, mi è piaciuta molto l'attrice che l'ha impersonata e mi è piaciuta anche la scelta stilistica di renderle tutte calve, poi qui l'hanno riciclata con gli Harkonnen, questa scelta nel film di Villeneuve, le hanno fatti tutti calvi, all'epoca invece avevano tutti i capelli arancioni, invece Sì, ma c'è una scelta stilistica anche che viene pure spiegata nel film, nella seconda parte, viene un po' spiegata sotto mentite spoglie, poi dopo ne parleremo. Sì, e poi Sting ovviamente nei panni di Fade Rauth Harkonnen. C'è da menzionare tra l'altro in questo gap che vedete lì tra il 1984 e il 2000 un tentativo di un certo signore Jodorowsky. Io non l'ho inserito perché di fatto è una cosa che
va raccontata, però non è un film vero e proprio. Comunque un film che in realtà doveva avvalersi di un cast stellare e di una scenografia, insomma, di un certo calibro Nei suoi sogni. nei suoi sogni, e poi per certe complicazioni, diciamo così, non ha mai visto la luce, purtroppo. Magari in una realtà parallela, ragazzi, esiste un Jodorowsky's Dune, ma purtroppo non lo vedremo mai. Ahimè. O per Quindi fortuna. fin dall'84 al 2000 con la prima serie di Frank Herbert's Dune, per arrivare poi fino all'altra serie Frank Herbert, I figli di Dune, sono passati poi altri 20 anni per arrivare all'opera, all'adattamento cinematografico di Denis Villeneuve al cinema. Questo perché? Perché, come vi dicevo prima, trasporre un romanzo come quello di Dune da appunto carta, un'opera letteraria, a una cinematografica è una cosa complicatissima. È complicatissimo. Proprio perché si basa su argomenti così vasti, così complessi, così ramificati, che un film difficilmente riesce a toccare tutti. E forse per questo motivo hanno avuto una buona idea nel fare una serie lì nel 2000. Io la devo recuperare perché probabilmente approfondirà diverse cose che ragazzi nel film non vedrete mai, e cose che non sono state appunto specificate, chiarite né dal film di Lynch dell'84, ma tantomeno da quello di Villeneuve, dai due di Villeneuve. Se vuoi, Prince, ti racconto qualche dettaglio tecnico sulle due serie TV. Allora, intanto queste due serie TV sono praticamente una è il prequel, l'altra è il sequel, come si può intuire. La prima, che è Frank Herbert's Dune, che in italiano si chiama Il destino dell'universo Dune, se non sbaglio, che è un po' complicato da vedere in Italia per mezzi legali, ovviamente, come tutto quello che è abbastanza vecchiotto. Potete recuperare i Blu-ray se volete spendere quasi una mezza piotta, come direbbero a Roma. E a livello tecnico, intanto, la prima serie TV è divisa in 3 parti, ci sono 3 mini episodi. Andò in onda su Sci-Fi, attualmente si chiama Sci-Fi questa rete americana, prima si chiamava Sci-Fi, proprio Sci-Fi. Quindi la prima serie ha una durata di 273 minuti. Il primo episodio si chiama Dune, semplicemente che adatta la prima parte del romanzo. Tra l'altro anche qui in questa serie hanno avuto l'intuizione di dividere il primo romanzo, quindi c'è la parte iniziale che si chiama Dune, il primo episodio. Muad'Dib è il secondo, che vede appunto nel primo c'è tutto il discorso su l'imperatore tende una trappola alla famiglia Atreides, loro si spostano su Arrakis e va tutto in caciara. Secondo episodio che si chiama, ripeto, Muad'Dib, si vede l'ascesa di Paul, e fine il terzo, il profeta, vediamo appunto l'ingresso di Alia Atreides, che sarebbe la sorella di Paul. Ecco, sfortunatamente con il Rugo non abbiamo potuto nemmeno approfondire il suo abbiamo personaggio. approfondito tante cose, cioè, tu renditi conto che più ne parliamo più escono fuori personaggi, termini. Tu ad esempio hai detto più volte Muad'Dib, ma prima non abbiamo assolutamente detto chi fosse Muad'Dib. Paul avrebbe anche un altro nome, lui è noto come Paul Muad'Ib Atreides. Usul è il nome che utilizza tra i guerrieri Fedaykin, è il suo nome segreto, ecco. La serie del 2003, come vedi, che ha 266 minuti, sempre in onda su Sci-Fi, adesso Sci-Fi, adatta il terzo romanzo, che è quello dei figli di Dune, quindi quello dove appare appunto Leto II, che diventa l'imperatore Dio. Non so se vi ricordate prima, anche se dubito, perché abbiamo veramente spaziato, abbiamo detto di tutto. Quindi 266 minuti, adatta il terzo romanzo
3 episodi velocemente. Messiah si chiamano The Children e The Golden Path. Tu, Melly, tu che le hai viste le serie, le consiglieresti a chi non le ha mai viste? Allora, le serie TV, sì, io le consiglio di vedere, sono interpretate molto bene. L'unico problema, ovviamente ci sono i limiti del tempo. Ci sono, certamente, parliamo di prodotti che hanno quando hanno un altro po' più di 20 anni, sì, cioè più di 20 anni li hanno. C'è, a mio dire, uno stile che non è così poi tanto simile. Io parlo ovviamente di un aspetto prettamente tecnico, che è colpa anche dei tempi, ma è forse anche di scelte che è molto simile. Se dovessi fare un paragone a qualcosa che forse qualcuno di voi ha visto, molto simile a Doctor Who, cioè queste serie qui, c'è veramente quell'impronta lì. Sì, un po' trash, allora, se la vogliamo mettere così. Sì, perché ci sono, per esempio, c'è una scena, il combattimento tra Paul e Fade Rauta, che si vede Paul che si muove come Flash, cioè non so il perché hanno fatto questa cosa. Poi, ricordo, tra l'altro, me l'hai fatto vedere. Tra l'altro poi c'è sempre questo aspetto tecnico, noi non ne abbiamo raccontato, ma i Fremen che vivono su Arrakis hanno questi caratteristici occhi blu, no? Hanno sia la sclera Gli che occhi di Bud. Esatto, gli occhi di Bud. È un effetto collaterale di vivere su Arrakis. Sì. Ecco, nella serie TV c'hanno questi occhi che si illuminano. Sembrano praticamente Hanno dei LED. se ci avesse... Sì. Poi questa cosa viene modificata nella prima serie, nella seconda non c'è, fortunatamente, grazie a Dio, perché era veramente qualcosa di terrificante come era stato fatto. Io passerei adesso a concludere l'arco cinematografico con ovviamente le due parti i film di Denis Villeneuve che conoscete tutti perché stanno andando tantissimo. Credo che la seconda parte sia ancora al cinema in questi giorni, dopo un mese, con un cast comunque di tutto rispetto, da Timothée Chalamet a Chani che è Zendaya, Rebecca Ferguson che è Lady Jessica, Javier Bardem che è Stilgar, Gurney Halleck che è Josh Brolin, e poi Jason Momoa, Duncan Idaho, insomma, che interpreta Duncan Idaho, che speriamo ritornerà. Sicuramente è un successo, sicuramente è un'operazione di trasposizione molto più riuscita rispetto magari a quello di Lynch dell'84. Visivamente, ragazzi, spettacolare, le interpretazioni mi hanno convinto tanto, la sceneggiatura, ma più che altro la fotografia, ragazzi, è spaziale. Sì, è qualcosa di mostruoso. Colonna sonora di Hans Zimmer, ragazzi, da panico. E l'unica cosa che mi ha convinto meno sono state, appunto, come dicevamo a inizio live, alcune scelte che sono funzionali solo, specificavano questo, sono solo funzionali a come Villeneuve poi ha girato le scene. Ma nel libro sono scelte quasi inspiegabili. Diciamo che sono state scelte. Mancano degli elementi proprio alla base delle frasi iconiche che dovevano esserci, ma che non ci sono. Ma al di là delle frasi, proprio delle scelte di trama, forse anche di stile, se vogliamo, che in parte non mi spiego e in parte provo a capire. Alcune sono, diciamo così, per prendere una direzione più coerente con le attuali mode cinematografiche in particolare. Sicuramente è più digeribile a chi non ha mai letto il romanzo o non si è mai avvicinato al mondo di Dune, anche se ha fatto un po' il contrario. Sicuramente grazie al film di Lynch era nato qualcosa, con i film di Villeneuve è poi sbocciato. Ecco. E d'altro canto altre scelte che magari sono state dettate dalla sua volontà di portare anche i libri successivi, o quantomeno il secondo, per esempio, senza fare troppi spoiler. Comunque il personaggio della sorella di Paul, Alia, alla fine della seconda parte praticamente si intravede semplicemente in una visione nella sua forma adulta, che tra l'altro è interpretata da Anya Taylor-Joy, quella che ha fatto praticamente la regina degli scacchi, per capirci. È apparsa anche in Glass e Split con, ironicamente, James McAvoy, quindi c'è tutto collegato. X-Men, per capirci. Poi, per finire, Dune Prophecy, io di questo so ben poco,
questo progetto qui era precedentemente noto come Dune Sisterhood, che si ricollegava, ricordate nella live iniziale abbiamo parlato di quelle che erano le scuole di Dune, appunto la trilogia che viene dopo, quella legata alla Jihad battleriana. Qui si parlerà della sorellanza Bene Gesserit. Ricordiamo, ricopre un ruolo chiave all'interno proprio di tutto. E Kevin J. Anderson sarà anche uno dei produttori di questa serie. Va bene, prima di tutto vi ringraziamo ancora per la visione e ricordiamo che Frank Herbert, l'universo di Dune, è stata una produzione Play with Prince che sarei io, e che tutti i diritti sono riservati alla Herbert Properties LLC. Grazie ancora. Grazie a tutti ragazzi per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Grazie. E alla prossima.